Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Vergine e le tendenze energetiche disponibili per i prossimi 10 giorni. Quale sarà il fatto principale? Abbiamo la carta della stella, amici della Vergine. Potrebbe essere un periodo con nuovi obiettivi, nuovi punti d'arrivo, per qualcuno si tratta di nuovi sogni, è insomma una carta che vi fa dare una direzione a qualche desiderio. È anche una carta di grande speranza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate e ci sono anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie nei prossimi 10 giorni. Allora, partiamo da un 4 di bastoni, la luna. Abbiamo un 2 di bastoni, la ruota della fortuna, non male. Mago. Abbiamo un 9 di spade. E la sacerdotessa. Avete diversi arcani maggiori, devo dire. Dunque ragazzi, partiamo da questo 4 di bastoni, che è una carta comunque di serenità, di tranquillità, quasi di stabilità, per poi arrivare a questa luna e qui secondo me c'è... Allora, o può far riferimento di nuovo al sogno come la stella, oppure come se ci fosse qualche lato un po' nebuloso. Andiamo a vedere carta per carta, partiamo dal 4 di bastoni. Mi sa che ho il mazzo al contrario. Allora, diavolo e 8 di coppe. Andiamo a vedere anche la luna. Eremita e mago. Con questo, anzi, datemi una carta in più per il diavolo. 5 di coppe e carro. Ho la netta sensazione che qualcuno, è vero che abbia questo 4 di bastoni, cioè questa situazione stabile, questa situazione direi anche calma, però ho come la sensazione con queste carte che qualcuno di voi vorrebbe andarsene, che in questa situazione non si senta del tutto a proprio agio, come se avesse bisogno di qualche cosa di più, però a causa di questo diavolo è come se ci fosse un impedimento ad andare. Il diavolo di solito è una carta che parla di qualche energia repressa o non espressa. E poi arriviamo a questa luna. Io credo che qua ci sia da fare un riesame delle proprie paure che in questo momento non viene fatto. Tenete presente che la paura è generata dall'ego. Qui abbiamo la luna e qui abbiamo quindi la paura e qui abbiamo l'ego, il diavolo. Adesso andiamo a vedere il 2 di bastoni. Otto di pentacoli e regina di bastoni. Sì, la sensazione è che qui vogliate lasciare, ma perché vi dico lasciare? Perché avete l'otto di coppe e il carro, che sono carte di viaggio, carte di allontanamento, e quindi ho la sensazione che qualcuno appunto
vorrebbe lasciarsi indietro una certa stabilità. Per qualcuno fa riferimento a una casa con mattoni, per qualcun altro il 4 è un momento di stabilità, come vi dicevo prima. Io qui ho la sensazione che il movimento in avanti, quindi questa azione che vorreste fare, è un po' bloccata da certe paure che avete, dal fatto che magari non avete tutti i dati che vi servono in vostro possesso per iniziare un nuovo tipo di percorso. Qualcuno potrebbe iniziare giusto per iniziare senza farsi una sorta di budget preventivo o piano d'azione, insomma, e c'è poi anche questo 2 di bastoni che mi indica una sorta di indecisione. Io credo che qui qualcuno abbia paura di non essere all'altezza di fare questo cambio, o perché manca il lavoro, o perché avete paura che nella quotidianità vi manchi qualcosa, ma fondamentalmente lo sento come se fosse bassa autostima, non perché realmente non abbiate le capacità o non possiate riuscire, più che tutto è paura. Andiamo a vedere la ruota, che è una bellissima carta. Wow, re di bastoni, regina di pentacoli, re di pentacoli, 4 di bastoni. Allora, vi dico, qua ci potrebbe essere qualcuno che vi viene letteralmente in aiuto. Qui abbiamo addirittura 3 figure, quindi potrebbero essere potenzialmente 3 personaggi diversi. Ho la sensazione che potrebbe essere una faccenda anche tra 2 coppie che sono amiche tra di loro. Potrebbe esserci, ehm, come vi dico, un rafforzamento del gruppo. Quando queste persone vengono in aiuto, perché vi dico l'aiuto? Perché c'è la ruota della fortuna e qui si possono aprire veramente un sacco di panorami differenti. Allora, qua uno potrebbe arrivare del denaro, due potrebbe arrivare qualche occasione fortunata, un aiuto inaspettato, potrebbe essere come un giro inaspettato delle cose e effettivamente qui abbiamo di nuovo il mago, adesso andiamo a vederlo, perché ce l'avete 2 volte, quindi è come se fosse un periodo di iniziativa, di iniziare, di iniziazione anche. Allora abbiamo la forza, la regina di spade. Sì, allora la regina di spade vi consiglia di fare come dei progetti, dei programmi, dei budget, di fare come degli elenchi, che cosa c'è a favore, che cosa c'è contro. E semplicemente con questo mago qui si tratta di agire. So che manca il coraggio perché qui avete la forza al contrario, quindi per qualcuno potrebbe esserci questa paura molto pesante, per cui dice ma lo faccio questo passo o non lo faccio, mi butto o non mi butto, vado verso questo mio sogno oppure lascio perdere. Andiamo a vedere il 9 di spade, perché il 9 di spade, sacerdotessa, che avete già qui. Il 9 di spade è una carta che parla di preoccupazioni. 8 di spade e asso di bastoni. Allora, io credo che qui la vostra più grande preoccupazione sia iniziare qualcosa, iniziarla, diciamo così, nel modo giusto, perché con la carta della stella c'è come appunto da fissare un obiettivo, da puntare un risultato. Io sento che qui avete la voglia probabilmente di andare, avete la grinta, avete le idee, avreste anche il tempo secondo me, però un po' è quello scarso amor proprio di cui vi parlavo prima che vi fa rimanere indietro, un po' è il modo di pensare che avete o la condizione, la situazione che avete, perché qui comunque c'è un diavolo, qualche questione che costringe un pochettino c'è, ma poi soprattutto vedendo queste carte io credo che la cosa principale è che pensiate di non essere in grado. È per quello che vi preoccupate oltremodo. Ma la cosa positiva è che abbiamo un 8 di spade. L'8 di spade è una carta di una persona pessimista che vede sempre tutto negativo, ma per fortuna è solo tutto nella sua testa, cioè non è così negativo come effettivamente la persona lo vede. Andiamo a vedere la sacerdotessa.
Wow, 9 di pentacoli, regina di coppe, imperatrice. Dunque, qui il consiglio è di guardare nel lungo periodo, ragazzi, di farvi come un piano di 1, 3, 5 anni, quello che voi volete, e di puntare verso la vostra indipendenza finanziaria, indipendenza caratteriale, ovvero essere in grado di scegliere senza necessariamente avere qualcuno di fianco che vi consiglia. Imparerete, secondo me, è che, guardate, abbiamo quattro donne, quindi secondo me molto lo farà il lato femminile, uomini o donne che siate, non importa, però il vostro lato percettivo, il vostro lato ricettivo, il lato della Pachamama, come vi spiego, delle coccole, del calore familiare. Io credo che arriverete ad avere i vostri risultati nel momento in cui sarete madri migliori per voi stessi. Una madre, diciamo, in luce è quella madre che accoglie e che perdona per gli errori, è compassionevole. E qui non importa quale sia stato l'errore o la cosa di cui vi state pentendo, è come se ci fosse sempre la possibilità di migliorare. E qui, ragazzi, con questa ruota della fortuna, vi dico che arriverà un cambio a 360 gradi molto positivo, perché poi qui andrete verso la prosperità, verso l'abbondanza, verso l'indipendenza. Bella lettura, amici della Vergine. Credo che ci sarà proprio un cambio a 360 gradi. Non so se per caso foste in una coppia e nella coppia in cui siete non va più tanto bene, potrebbe esserci la decisione da parte vostra di farvi un viaggio in solitaria per rivedere un pochettino le idee e vi dico che questo viaggio sarà come un toccasana per farvi capire dove dovete agire in modo diverso. E qui entra in gioco la regina di spade perché è quella che vi fa fare i calcoli. Cioè, se io faccio così succede questo, se io faccio così succede quell'altro, se io faccio così succede quell'altro. Ok, ho il piano A, il piano B e il piano C. Proviamone uno e poi in base ai risultati che ho vedo se rimanere sul piano A o se cambiare al B o al C. È come prepararsi, mi dicono, alla guerra. Prepararsi alla guerra non nel senso lato, ovviamente, però per la serie voglio ottenere questa cosa qua, ho questo obiettivo e cascasse il mondo, trovo la strada giusta per raggiungere questo obiettivo, nonostante le costrizioni, nonostante lo scarso valore personale che mi do, nonostante le difficoltà, nonostante io pensi di non essere all'altezza, non importa, ci provo. Guardate, c'è una cosa, non è una cosa molto felice quella che vi sto dicendo adesso, però per farvi capire, quando siamo sul letto di morte, le cose di cui uno tende a pentirsi non sono quelle che ha fatto e ha fallito, ma sono proprio le cose che non ha provato. Cioè, è come se ci rimanesse in gola, cioè non riuscissimo a mandare giù il fatto che avremmo voluto fare cose e invece non ci abbiamo provato. Quindi chi se ne frega se è sbagliato a un certo punto e che uno non lo può sapere prima. Uno non lo può sapere prima e quindi tanto vale tentare. La differenza tra i falliti e le persone di successo è che le persone di successo continuano a rialzarsi dopo ogni fallimento fino a quando non imbroccano la cosa giusta che li fa diventare persone di successo. Quindi questo è un po' il andate avanti, il continuate a lavorare per il vostro sogno, iniziate ad agire. Il mago è la carta della legge di manifestazione e qui ne avete due, quindi è come se vi dicessero che avete tutte le capacità per manifestare questo sogno, per manifestare questo obiettivo, dovete solo credere di più in voi stessi e non lasciarvi fregare, letteralmente, dal vostro modo di pensare un po' troppo negativo. Tenete presente che l'otto di spade è anche la carta che io chiamo della modalità vittima, cioè sono quelle persone che succedono tutte a me, no, questo non si può fare perché, no, l'altro non si può fare perché, sono destinato o destinata a stare così, è il mio destino, le persone che dicono queste cose perché non si tirano sulle maniche per cambiare il loro stato d'essere. Qui, volente o nolente, ragazzi, c'è una ruota della fortuna, quindi secondo me tutto questo stato cambierà. Fatemelo poi sapere nei commenti.
quanto vi risuona, se vi risuona. Andiamo a vedere ancora qualche oracolo. Armonia, vivo vivo in armonia con il mondo intorno a me. Sì, io credo che non sia tanto importante, ragazzi, che la singola persona che abbiate davanti sia o no d'accordo con voi. Quando una persona ha un senso profondo di armonia e di integrazione e di unione con il tutto e con il mondo, è comunque in pace. E poi, ecco, io questa qui l'avevo già intravista, abbondanza, sono abbondante, un'abbondanza infinita scorre attraverso di me. Ma guardate qua che roba bella che c'è, 9 di pentacoli, imperatrice, regina di coppe, sacerdotessa. Di sicuro il sapere ce l'avete, ma qui vedo anche il potere finanziario per qualche verso. Guardate, ve la metto, non si vede, ve la metto qui così. E poi, ecco, questa ci casca proprio a pennello, carta numero 32, auto-amore, sarebbe amor proprio. Parlo a me stesso con amore, con parole di gentilezza. Io merito amore. Tutti meritiamo amore. Chi pensa di non meritare amore è perché ha un primo chakra danneggiato. Bene, andiamo a vedere. Il primo chakra si cura, si aggiusta, diciamo così. Sono tutti temi che io spiego nella sezione degli abbonati, comunque dopo ripeterò. Allora, andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli, vediamo se ci danno una sensazione temporale. Ottobre, molto bene. Quindi io credo che questo movimento inizierà adesso per arrivare nella sua massima espressione ad ottobre. Alta responsabilità. Quindi effettivamente l'imperatrice, ma anche la regina, se vogliamo, di coppe, sono ruoli che potrebbero definire posizioni di comando. E qui non vi nego che verso ottobre tutto questo cambio potrebbe portare a posizioni di comando, a nuove responsabilità, nuovi doveri, anche nuovi piaceri, mi verrebbe da dire. Ok, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Fluisci con tutto ciò che si presenta. Fluisci con la vita senza tensione, senza opporre resistenza. Sei simile ad un fiore nel giardino della vita. Lasciati semplicemente sbocciare, con assoluta naturalezza, pian piano, e rivela la piena bellezza, la meraviglia che è in te. Qui con questo mago è come se questo fiore facesse capolino dalla terra, ok? Consentendo al tuo vero sé di venire alla luce, contribuisci ad elevare le vibrazioni intorno a te. E qui vi direi anche che questo diavolo impedisce la pura espressione del sé. Nel momento in cui ogni individuo consente al Cristo interiore di riflettersi al di fuori, la trasformazione si realizza. Permetti al tuo sé di trasformarsi e rendi grazie in eterno perché questo avviene. Wow, è una bellissima carta, ragazzi. È una bellissima lettura anche, devo dire, dovreste essere molto contenti di questa lettura perché ci sono come nuovi inizi prosperi, un cambio, se avete un obiettivo, un nuovo sogno, un desiderio, è facile che nei prossimi 10 giorni inizierete a lavorare per perseguire questo obiettivo. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, spero che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, potete contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti è letteralmente una scuola di metafisica, di metamedicina, di esoterismo. Parlo anche lì di credenze limitanti. Insomma, ho riunito un po' tutto quello che è servito a me per crescere
in tutti questi anni. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!